Eccoci! Here we are! Hi everyone! Buonasera! Hello, there are people joining. Hello. Ciao a tutte e a tutti. We can start with you writing us from where you are connecting. Possiamo iniziare con voi che ci scrivete in chat da dove vi state connettendo. It says that it's not going online on Facebook for some strange reason. We will sort it out later. We like a lot to read from where you are connecting because it's a way to put people in connection, and maybe you discover there's somebody with your same values just nearby you. È bello che scrivate da dove vi state connettendo, perché in questo modo riscoprite che c'è qualcuno con gli stessi valori vostri proprio vicino a voi. And today we will talk about MotherWorld with our special guest, Kathy Jones, who theorized MotherWorld in her beautiful book MotherWorld. E oggi parleremo di MadreMondo con la nostra ospite speciale Kathy Jones, che è colei che ha teorizzato MadreMondo, lì, il suo bellissimo libro MadreMondo, che esiste anche in versione italiana. And Kathy is the founder of the Glastonbury Goddess Temple, founder and weaver for 23 years of the Glastonbury, 23 or 21? 21. Of the Glastonbury Goddess Conference. 21 years of the Glastonbury Goddess Conference, and the founder of Goddess Hall and Goddess House, writer of many remarkable books, and the creatrix and the weaver of the training to become a priestess of Avalon. Aphrodite, that is me. Making confusion. The priestess of Avalon and priest of Avalon training. Kathy è la fondatrice del Glastonbury Goddess Temple, la fondatrice e colei che ha retto per 21 anni la Goddess Conference di Glastonbury, la scrittrice di moltissimi libri di spessore, creatrice della Goddess Hall, della Goddess House, sempre lì a Glastonbury, e la creatrice del training per sacerdotesse e sacerdoti di Avalon e della Dea, and also creatrix of the Sacred Birth Center, anche la creatrice del centro di nascite sacro, and weaver of many projects. She is Kathy, you are a continuous source of inspiration for us, and an incredible source of wonder and study. How does she get all this energy from? It's incredible. You are a scientific curiosity also. Lo sai da chi la prende tutta questa energia? From the goddess, of course. Dicevo, Kathy è una grandissima fonte di ispirazione, perché continua negli anni a creare progetti di grandissimo valore, e noi tutte, insomma, siamo state, sia io che Laura, sue studentesse, e ancora adesso ci chiediamo da dove prenda tutta questa energia per continuare a fare tutti questi progetti e a ispirarci continuamente. So I want to welcome you, Kathy. Thank you for being here. We love you, and we are your students, and we will we are so honored and happy that you're here. Thank you very much. Thank you, Maya. Thank you, Laura. It's a great pleasure to be here with you. Thank you very much for inviting me. I'm very happy to talk about MotherWorld and the projects we envision. So it's very kind of you to invite me. Will you translate what I say? Is that what will happen? Yeah. Yes. Yeah.
Katy ha detto che è molto contenta di essere qui con noi questa sera, è molto grata che noi abbiamo pensato a lei per invitarla e per parlare del progetto di MadreMondo e tutti i progetti che sono afferenti appunto alla visione di MadreMondo, quindi stasera parleremo proprio di questo e lo faremo in maniera interattiva, quindi le faremo un po' di domande io e Laura per mantenere più vivace la conversazione. So it will be in a form of a conversation, so it's more vivacious. If you also have some questions, you can write them, you can type them in the comments and we will be happy to answer. Katy will be happy to answer. Se anche voi da casa avete delle domande su MadreMondo, potete dedicarle nei commenti e saremo felici di rispondere. The first question, Katy, is what is MotherWorld? So MotherWorld, the vision of MotherWorld is a vision of a society that places Mother Earth, mothers, and the values of mothering and caring for each other in the center of our societies. So the values of mothering are love, care, support for all of her nature, for all children, for all those who are in need, for all who need to be taken care of, which is everyone, actually. So the vision of MotherWorld is to have that. Yeah. I translate first because it's too long. Yeah. Just tell me. Ok, la visione di MadreMondo è la visione che mette le madri e i valori delle madri al centro della società piuttosto che lasciarli alla periferia della società. Quindi quali sono i valori delle madri? Sono i valori di cura e di attenzione ai bisogni per tutte le persone che hanno bisogno, quindi non solo i bambini, non solo le madri, ma in realtà tutte le persone, everybody. So at the moment, those values are not in the center of our societies. Instead, there are patriarchal values, which are really those of greed and money and competition and destruction, war, poverty. All those things are in the center of our society. And MotherWorld is the beginning of changing that focus for society. Yeah. Al momento invece ci sono valori completamente patriarcali, che sono i valori dell'avidità, dell'accumulo, della competizione e il nostro obiettivo è quello di cambiare totalmente questi valori. Mm-hmm. And when we think about putting Mother Nature, Mother Earth and her nature in the center of everything, then everything changes. At the moment, those things are not in the center. So it means taking care of the earth, of the waters, of the fires, of the air. It means cleaning up the mess that we have made. Yeah. E quando mettiamo al centro Madre Terra, la nostra madre, tutto cambia. Significa iniziare a prenderci cura di lei come lei ci nutre e si prende cura di noi. E quindi sistemare un po' le cose, anche pulire le acque, pulire i fiumi, pulire i mari e pulire tutta la spazzatura che produciamo. And also by putting mothers in the center, if we put mothers in the center of society, again, everything changes because mothers take care of, on the whole, it is mothers who take care of the children. It is mothers who look after people. And if we don't take care of mothers, then the mothers are overwhelmed by mothering. It's an overwhelming thing to be a mother in the patriarchal society. So it's like, if you take care of the mothers, then they can better take care of the children. So you don't have damaged children growing up to be damaged adults. So that's really where it begins. Yeah.
E se iniziamo a prenderci cura delle madri, a mettere le madri al centro, anche in questo modo tutto cambia, perché le madri sono coloro, le prime caregiver, coloro che si prendono cura dei bambini, ma oggi nella società patriarcale nella quale viviamo, essere madre è qualcosa che ti sopraffa totalmente e ti può annientare. Quindi è indispensabile prendersi cura delle madri affinché loro possano non sentirsi sopraffatte dal praticare l'essere madre e non vengano lasciate sole nella società. Quindi cambiare questo significa cambiare ciò da cui tutto ha avuto inizio. People ask the question is, well, what about... I just want to try one thing because it says that it's not connected to Facebook. So many. True. Okay, now it's going. Okay, it says. I asked to the people that are connecting from where you are connecting, from Facebook, where are you watching us from, Facebook or YouTube? Chiedo alle persone che sono connesse in questo momento di farci sapere da dove si stanno connettendo, se da Facebook o da YouTube, perché there are some. Apparently Facebook is not working. Pare che Facebook non stia funzionando. It seems it's only going on YouTube. Yeah. On YouTube. Yeah. So I asked Laura when while we talk if you can share on Facebook so people can watch the live even if it's not directly streaming on Facebook. Chiedo a Laura di metterlo direttamente su Facebook, il link da YouTube del tema. È che non posso metterla sulla tua pagina. Perfetto. So no, non posso sulla tua pagina però. Lo faccio mentre traduco. Sì, ci penso io. Adesso faccio the second question. So, Kathy, how did you receive inspiration for the idea of MotherWorld? Come hai ricevuto l'ispirazione per MadreMondo? Okay, it's about 12 years ago. We were on holiday after the Goddess Conference where we had been celebrating the Great Mother. And I was reading a book. 12 anni fa, I translate first. Era 12 anni fa, era appena terminata la Goddess Conference e stavo scrivendo un libro. Okay. I was reading a book by a novel by Barbara Walker, which is called Amazon, which is a story about a woman who comes from an ancient society in a ceremony. She comes from that ancient time and ends up in modern day America. But this it wasn't so much the story as the name, where she came from was called MotherWorld. And this name really resonated with me. I heard the name and it was like, sounds amazing. And so what, do you want to translate that? Yeah. So, stavo leggendo un libro di Barbara Walker che si chiama Amazons. E questo libro parla di una donna dell'epoca antica che viveva in una società chiamata MadreMondo, che si ritrova nell'America contemporanea improvvisamente. E questo nome, MadreMondo, mi ha colpita profondamente, ha risuonato su di me. Quindi è nato da questo nome qui. And we were actually in Anatolia, which is the land of the mothers. And I just began to think then about if I could be in any world that I wanted to be,
it would be, what would that world be? And that's when the whole vision of MotherWorld started to arrive. It just kind of came, and I feel it came from that ancient place, from Anatolia, where the mother was really honored, thousands of years ago, from the Neolithic and the early Neolithic, that the Great Mother, she was known by everyone and she was honored by everyone. And there were temples built in her name, and the whole of society was very different to how it is now. So the simplest thing was to put Mother Earth and mothers in the center. And that was the base, that was the kind of the core of the idea. In quel momento ci trovavamo in Anatolia, che è davvero stata nel passato la terra delle madri, una terra in cui le madri veramente venivano messe al centro della comunità, e fin dai tempi antichissimi, migliaia e migliaia di anni fa, fin dal Neolitico, le donne erano tenute in altissima considerazione, le madri soprattutto, e tutte e tutti conoscevano la grande madre, ed è stato lì che mi sono chiesta se dovessi scegliere il mondo migliore in cui vivere, che mondo sarebbe? Ed è così che si è fatta strada l'idea di questo MadreMondo, un mondo dove le madri sono per l'appunto messe al centro della società. And then when I came back home, I began to talk to everybody, and as a community, we came together and we talked about what ideas that we would share about MotherWorld. What kind of world would that be? And over the following, the next couple of years, we spent a lot of time talking about ideas of what were the values of a MotherWorld, what are the values, and how we could begin to bring those into being in our community. It's like, because you start, we start where we are, we start with our own community, rather than just going, okay, change world, the world must change. But we try to start with ourselves. E così sono tornata e la prima cosa che ho fatto è stata iniziare a parlare di questa visione di MadreMondo con la mia comunità, e per i 2 anni successivi abbiamo parlato, ci siamo riuniti tutte e tutti insieme per parlare e vedere quale era la visione di questo MadreMondo per ciascuna persona, quali erano le idee che potevano emergere da un confronto, e invece di pensare ok, cambiamo il mondo, abbiamo pensato come possiamo cambiare la nostra comunità. Partiamo da noi, partiamo dal piccolo, partiamo dal basso. That's beautiful, Kathy. Yeah. And we start from the idea that we are souls incarnating into the world, and how do we, that we actually begin to take care of each other before conception, through conception, through pregnancy, through birth, after birth, and then all the way through life, so that through all the ceremonies and rites of passage of life, all the blood mysteries, all the ceremonies of the rites of passage of menarche and relationships, marriages, births, aging, dying, and death, and beyond death. So the idea is to have a society that has rites of passage all the way through, and also takes care of people all the way through, from the beginning to the end and beyond. E diciamo che poi parlandone abbiamo sviluppato la consapevolezza che noi in effetti siamo una comunità di persone, cioè noi come esseri umani ci prendiamo cura gli uni degli altri e le une delle altre fin dal concepimento. Fin dal concepimento noi esercitiamo la cura. Anche tutti i riti di passaggio sono dei modi di praticare la cura, dai riti del primo sangue, quindi la prima mestruazione, il primo seme, i riti di nascita, tutti i riti di passaggio, tutti i grandi cambiamenti della vita fino al funerale e oltre anche, sono dei modi di noi esseri umani di prenderci cura, quindi di esercitare i valori delle madri.
And in bringing MotherWorld into being, we thought to begin at the beginning, which is to support women, mothers with conception and pregnancy and the whole beginning of life. And one day I was talking about this idea to a group of students, and I said we wanted to create a sacred birth center, which honors the fact that birth is it's an extraordinary, miraculous ability that women have to give birth. And to honor that instead of, women being disconnected from the sacredness of birth. And someone heard me talking and decided to give us a donation, which is allowing us to create a sacred birth center. So yeah, and then as we talked about that, then we found in the local area there are lots of women, mothers, families who are working in this area as birth keepers and doulas and support people, all sorts. So we have been bringing them all together to form the kind of the center of the Sacred Birth Center. That's beautiful. Yeah. Quindi abbiamo iniziato a raccoglierci e a dire ok, quali sono tutti i modi in cui possiamo sostenere le madri. Quindi abbiamo cominciato a dedicarci a tutte le donne che affrontavano in qualche modo il tema della maternità, quindi anche il tema della fertilità, del come dare la vita, come far nascere un bambino. E abbiamo iniziato a parlare un paio di anni fa, ho iniziato a parlare di quanto sarebbe stato bello e utile se ci fosse stato un Sacred Birth Center, quindi un centro di nascita sacra, affinché le donne potessero non solo essere informate sui temi della fertilità, eccetera, ma anche vivere il momento della nascita e del parto come un momento sacro, perché è il più grande mistero della vita, è la cosa più sacra con la quale l'esperienza più sacra che un essere umano, una donna possa vivere. Quindi abbiamo iniziato a parlare della possibilità e del nostro desiderio di creare un centro di nascita sacra per permettere alle donne di vivere questo in maniera sacra, questo momento, questo passaggio, piuttosto che disconnesse dalla sacralità dell'evento, come avviene magari nell'eccessiva medicalizzazione. Una persona mi ha sentita parlare di questo progetto e ha deciso di darci una donazione per realizzare questo centro della nascita sacra. E qui ci sono tantissime doule, tantissime ostetriche, tantissime persone che si occupano di assistenza al parto in maniera sacra. And we also hope at some point to set up a sacred death center, which also honors that rite of passage, and that death is not something to be to be avoided, to be afraid of. It is part of our incarnational cycle, and to honor death as sacred, as a return to the mother, as a return to Goddess. So instead of, modern society is, death is such a frightening idea for many people, whereas that's a patriarchal version of what death is. The ancient people did not have this view of dying and death, and so we want to change that as well. Not that we want to die now, but it's like the whole idea of preparing for death, of moving towards death consciously and surrounded by love. And, it's a very different experience that we envision. Yeah. E ad un certo punto noi vorremmo anche, abbiamo questa visione anche di creare un centro sacro per la morte, dove le persone possano morire in maniera dignitosa, circondate dall'amore. La morte è un tema che spaventa la maggior parte delle persone nella nostra
società, è un tema che viene lasciato anche questo ai margini, che non vuole essere trattato, non se ne vuole parlare, come se fosse una cosa che non esiste, e la maggior parte delle persone difatti vive il momento del passaggio grande della morte come un passaggio non bello, e anche per questo viene temuto. Quindi anche qui, insomma, nel nostro mondo occidentale la morte avviene soprattutto negli ospedali, invece noi vogliamo creare un centro dove le persone possano vivere questo passaggio in maniera bella, dignitosa, circondate dalle persone che le amano, che le hanno amate in vita, e davvero accompagnate in quello che è l'ultimo grande rito di passaggio, facendo loro comprendere anche che non è un qualcosa di fuori dalla vita, ma è che parte del ciclo delle incarnazioni. Mm-hmm. Another important part of this is the as women and as community, we all carry a lot of wounding in our relationships, both with our families and also with each other. We're a lot of people currently in the world are very emotionally damaged by the society in which they've grown up, and we encourage ourselves and everyone to take responsibility for their emotional wounding and to begin to heal that, to deal with it, to heal it, to meet it, to face it. And this is a very important part of this vision, because if we don't do it, then we are likely to argue with each other. We are going to fall out with each other. There's a lot of blame and shame and arguments that are completely unnecessary, and they are the projection of this internal wounding outwards into the world. So it's very important for all of us, every single one of us, to meet our own wounded places and to heal them. Un altro punto molto molto importante nella creazione del MadreMondo è quello della guarigione delle proprie ferite. Quindi noi tutte e tutti come esseri umani portiamo dentro di noi delle ferite, e ce le portiamo dietro, dentro, appresso, e spesso viviamo la nostra vita dal filtro delle nostre ferite. E quindi con le altre persone, invece di relazionarci per quello che siamo realmente, tendiamo a proiettare tantissimo, quindi ci sono spesso dei litigi, delle recriminazioni, scontri che potrebbero tranquillamente essere evitati e che sono assolutamente non necessari, e che non accadrebbero proprio se ogni persona si prendesse la responsabilità e la cura delle proprie ferite. Quindi noi invitiamo nei valori di MadreMondo ciascuna persona potremmo dire, a madreggiare, a farsi madre di se stessa e a prendersi cura delle sue proprie ferite, perché facendolo questo sarebbe sicuramente un passo verso un mondo migliore, verso MadreMondo, verso un mondo di pace tra singole persone e nelle interazioni anche in maniera più diffusa. So here in Glastonbury we have different goddess spaces that are all part of the Goddess Temple. And one of them is Goddess House, and Goddess House is a healing and educational center. So it's a place where you can go and receive all kinds of healing treatments, both physical and spiritual healing. So we are we're very aware of the need as part of any community, any society, for that kind of support for people, to help develop something strong and resilient. Because as you will know, anyone who is on this goddess path at the present time, because the wounding that is there in the societies is so great. So we all need help and support. And we have a lot of really strong priestesses who really know this and work with this and are working
to change the dynamics that we have between us. Yeah, so a lot of healing to be done. The starting point, probably. A Glastonbury abbiamo una struttura proprio deputata per questo, che è la Goddess House, che è un luogo dove avviene, che è un centro di educazione e di guarigione. Quindi la Goddess House è un luogo dove avvengono entrambe queste cose, che sono entrambe indispensabili per sviluppare maturità, consapevolezza e resilienza nelle persone. Quindi abbiamo sacerdotesse formate in ogni tipo di arte, di tecnica di guarigione a vari livelli, ovviamente, e creiamo molti momenti affinché le persone possano sviluppare le loro capacità, la loro resilienza e prendersi la responsabilità poi di essere autoguarite attraverso la facilitazione delle altre professioniste, e questo appunto è indispensabile per poter creare MadreMondo. And so, Kathy, the next question was, what are the practical steps you've done so far to manifest it? But you anticipated everything. The practical steps, very practical. Well, the practical. So, la domanda successiva per Kathy che avrei fatto. Yeah. So in the book, in the little book, this is just a little book. There is a kind of a wheel, a MotherWorld wheel, which parallels the goddess wheel that we use to call in goddess for ceremonies, and the MotherWorld wheel as well looks at people through all the cycles of their lives, from birth, childhood, all the way through to crones and elders, and how we can create gatherings, meetings, workshops, support for people at different stages of their lives. And when we created this wheel, we found out we were already doing quite a lot. There's quite a lot that we're not doing, but we're also doing quite a lot of things. That's it. Yeah. And also how one of the first things, which is quite difficult to do, is that in any gathering, how do we support mothers to be there? How do we create the way in which mothers, particularly of small children, can come to events and gatherings either with their children or without their children? And if they're not with their children, how do we support them? Because, of course, a lot of mothers do not have the money for childcare. It's like, how do we fund that? How do we make that happen so that all kinds of people can come to the events that they want and need to come to? So it's like it's one of the fundamental questions for any event. Is like, how can we support mothers to come if they want to? Of course, if they want to, how can we make that happen? And it's not as easy as you would think, or it's not so easy in this country. And different countries have, they have different attitudes towards children. And what in some countries, I've noticed, like you send your children off when they're only 2 years old, and it's like you're paying another woman to take care of your children at a lower rate than you would take care of your children. It's like, it's a very complex thing, and really you must go out and get a job to support the machine, so the machine can pay you to get some other poor woman to look after your children. It's very messed up. Yeah. So it's how do we change that? I'm gonna translate, Kathy. I'm gonna translate just a sec. Yeah. Questa domanda
è molto importante. Io credevo che Katy avesse già risposto in maniera profusa, invece ci ha detto delle cose molto importanti. La mia domanda era: quali sono i passi pratici, gli step pratici che hai fatto fino adesso per manifestare MadreMondo? Tutte le cose tutti i progetti che fanno, sono diciamo sotto l'ombrello della visione di MadreMondo, sono quelli di cui abbiamo parlato fino adesso, però giustamente ha detto Katy una cosa molto importante, che anche nel suo libro MadreMondo, che appunto trovate anche in italiano, lì dentro nel libro di Katy c'è una ruota, che è la ruota delle madri, fatta sullo stesso modello della ruota di Avalon e delle dee ma in questa ruota sono portati tutti i riti di passaggio delle persone, sono rappresentati tutti i grandi momenti importanti delle persone, quindi dalla nascita, la crescita, l'adolescenza, il parto per una donna e così via, tutti i grandi momenti di passaggio. E noi ci siamo resi conto che in realtà l'avevamo sempre fatto, l'abbiamo sempre onorati i riti di passaggio, e abbiamo creato delle cerimonie per ciascun rito di passaggio e anche degli incontri particolari su ciascun rito, anche degli incontri informativi. Ma qui ci siamo chiesti come possiamo aiutare soprattutto le madri a partecipare a questi incontri, perché magari ci sono delle madri con dei bambini piccoli che vorrebbero venire. Allora come possiamo fare a permettere a queste madri di venire? Non tutte le madri si possono permettere una babysitter per poter venire a questi incontri. Allora come supperiamo a questa carenza economica per permettere a loro di venire? Magari possiamo organizzare noi un sistema in modo che i bambini vengano intrattenuti, oppure come possiamo includere i bambini in questi incontri? Ed è una cosa molto più difficile di quello che si possa pensare, soprattutto nella nostra nazione, che è l'Inghilterra, ma aggiungerei anche in Italia e ovunque nel mondo occidentale, perché c'è un sistema totalmente confuso e contraddittorio. Ha aggiunto Katy che ogni nazione ha il suo particolare approccio ai bambini e alle bambine. Ci sono alcune nazioni in cui è perfettamente normale che a 2 anni, quindi molto prima che il bambino possa effettivamente emotivamente staccarsi dalle cure della madre, viene separato dalla madre, quindi viene mandato in strutture come quelle che possono essere per noi le scuole materne, gli asili, i nido, anzi. E è paradossale perché c'è questo meccanismo assurdo per cui la madre è costretta dal sistema a pagare un'altra donna per prendersi cura del suo bambino ad un prezzo inferiore di quello che lei stessa sceglierebbe per prendersi cura di quel bambino. Quindi in realtà è costretta ad andare a lavorare per poter guadagnare di più, per poter dare quella parte ad un'altra povera donna che si prenderà cura in sua vece del suo bambino. Ed è un sistema assurdo, totalmente sconclusionato. That's a very good point, Katy. Yeah. Very, very sad. Yeah, there are also, how can we help clean the earth and how can we change those things? And there are lots of groups that you can join. There in this country, there are lots of movements to take care of the earth, all of that kind of thing. But as an individual, you can just pick up rubbish. You can just clean the earth yourself. When you see rubbish, pick it up, take it away. That's a great form of education for children, starting from the little ones. Yeah. But a lot of the rubbish is adults. It's adults throwing rubbish, so it's like it's changing that. And also things like things that happened during COVID was like food banks, where people could have free food, places where people can grow food. All those things are really great beginnings.
E un'altra cosa che possiamo fare praticamente è quello di pulire Madre Terra, che è la nostra madre principale. E qui in Inghilterra, ma anche in tante altre parti del mondo, esistono tantissimi gruppi che organizzano appunto gruppi di pulizia delle strade, dei boschi, delle spiagge, ma al di là dei gruppi, ciascuno e ciascuno di noi come essere adulto può prendersi la responsabilità nel momento in cui vede della sporcizia, prenderla e buttarla. Quindi io ho aggiunto sì, anche per i bambini è una bellissima forma di educazione. Ho detto sì, ma sono gli adulti fondamentalmente che sporcano, ed è vero. Quindi se noi per primi ci prendiamo cura della terra pulendola, questo può fare una grande differenza. Plus, Kathy, I think that it's really important for people also to see and to proceed by imitation, because if you are exposed to a model of a person that cleans everything, you will more likely include it into your habits, and you say, okay, this is something possible. I never thought about that. Okay, let's do this. I can do this. Yeah. Dicevo a Katy che è anche una cosa ottima, perché espone anche le altre persone a modelli di comportamento diversi a cui magari non avevano mai pensato. Ah sì, ma vedo che quella persona sta pulendo, magari lo posso fare anch'io, non ci avevo mai pensato, e così ci influenziamo reciprocamente. That's the good influence between each other. Mm-hmm. And I think there are, everything begins with one step, one thing. We do one thing. But those one things, they build. And it's like the vision of MotherWorld is like, it's a vision. It takes one step and then another step and then another, and it will happen. I have no doubt that at some point it will happen. It's just everybody taking one step. Yay, one step. Yeah, and joining the dance. Yes. Yeah. Katy ha detto, credo che tutto cominci da un passo, basta un passo. E anche la visione di MadreMondo, abbiamo iniziato da un passo e poi un altro passo e poi ci sarà un altro passo, con la consapevolezza che prima o poi arriveremo a destinazione, soprattutto se poi saremo tante persone a compiere questi passi. Ho detto più persone ad unirsi alla danza, più velocemente accadrà il cambiamento. I don't know, maybe Laura wants to ask something else. Laura, vuoi chiedere qualcos'altro? One last question. Yeah. I do it in Italian and then you translate so people can understand. Okay. Partendo dal nome MadreMondo, io già so che alcune persone hanno questa divisione nella mente, per cui se tu dici madri, automaticamente si pensa che si voglia escludere i padri, per non parlare di chi madre non è, no? Cosa potremmo dire a queste persone per far capire in che direzione vuole andare MadreMondo e che non c'è una separazione? You're going to translate? Starting from the very word, MotherWorld. Yeah, can you hear me? Yeah. I didn't. You have to translate though. Can you hear me? Want me? Yeah. Okay. Yes. Starting from the very word, MotherWorld, there are some people which, when you say mothers, for them, it automatically means you're setting the fathers to the sides, the men to the sides, or any person who is not a mother to the side. This, when you say something, it's automatically the opposite. Okay. Mm-hmm. So yes. This creates division in the mind of somebody. What could we say for making these people understand that MotherWorld doesn't mean letting the fathers and the non-mothers to the side? So my understanding is that we all have a mother. Every single one of us is born from a mother.
We may or may not have a father who is present, but we all have a mother. We were born into her body. We were in her body. We spent 9 months inside of her body. We grew inside of her body. We were born from her body. All of us, women, men, any gender, anything. We all have a mother. And the roles that we play or that we have outside of that, there are many different kinds of societies that are not based around mothers and fathers, that are based around mothers and brothers, mothers and uncles. There's many different forms of society. And this is based in the idea that we all have a mother, and our mother loves us no matter who we are or what we do. Just as Goddess loves us, the Great Mother loves us, no matter who we are or what we do, she loves us. So by placing mothers in the center, we are saying we are all embraced by the Great Mother, and we are all embraced by our mothers, however imperfect they may be. And there is a place in that in MotherWorld for everyone, because we all have a mother. It's just it's about where we come from instead of what we will be in the future. Yes. Yes. Dicevo, no, beh, prima traduci, sì. E nella mia visione, che è anche un dato di fatto, tutte e tutti, donne, uomini, persone di qualunque genere, siamo nati, natu da una madre. Possiamo avere o non avere un padre fisicamente presente con noi, ma una madre è colei che per 9 mesi ci porta in grembo, ci nutre, prima dentro di lei, poi ci partorisce, poi ci nutre anche dopo attraverso il suo latte, attraverso le sue cure. Una madre è indispensabile per un nuovo nato, una nuova nata, indipendentemente dal suo genere. Quindi tutte e tutti veniamo da una madre. E noi viviamo in una società che contempla la struttura familiare, madre, padre, figli, figlie, eccetera. Ma non tutte le società del mondo sono create in questo modo. Ci sono delle società in altre parti del mondo che hanno delle differenti strutture familiari, magari basate su madre, zio, quindi fratello della madre e sorelle, eccetera. Dove comunque la figura maschile ha una sua importanza. Questo non significa appunto dire che non ha una sua importanza, significa semplicemente dire che nasciamo da una madre, punto, e riconosciamo quanto sia fondamentale per un essere umano avere questa vicinanza, questo calore di una madre che ti ama nonostante tutto, indipendentemente da chi sei, da quello che fai, da chi vuoi diventare. Una madre ti ama nonostante tutto, esattamente come la dea, come Madre Terra. Ed è questo proprio il significato della visione di MadreMondo, cioè sentirci al centro del suo abbraccio e sentire che tutte e tutti siamo al centro, donne, uomini, persone di qualsiasi genere, siamo al centro di questo abbraccio. Ho detto tutto, Laura, vero? Sì, io non so come tu faccia ad avere una memoria simile. I don't know how she can translate this long part of text. If it was me, I just need sentence by sentence, otherwise I forget. Yeah. Dicevo che non so come faccia Maya a ricordare con dei paragrafi così grandi, perché se ero io, a parte che non sono una brava traduttrice, però avrei bisogno di frase. This is the second time that I translate so long sentences, second times ever. But I have to say that with Kathy, we are used to, we are in perfect partnership, and we dance very well together during when I have to translate her.
And so it's very simple. Even if here I have some problems with the connection, so I get the signal later. But I think mainly it's because the older I get, the more the teachings I received from you, Kathy, are landing deeper into my hips, into my wombs, that I just can relax into things and trust myself and Goddess. And I don't know, I'm expanding my capacity to every kind of capacity. The more I get old, the older I get. Yeah, and I think you are also receiving from Goddess. She is also, you are receiving from her as well as translating. So it kind of amplifies, what's being said. Yeah, it's good. Yeah. You're very good. Very good. Maya. Very good Like a translating. good teacher. Yeah. A good spiritual mother. I think also there's just one last thing that that placing mothers in the center is also honoring the miracle that women's bodies can bring into incarnation. A soul, a discarnate being, comes into incarnation through a woman's body. There is no other way to get here. Yeah, and that is miraculous. And it's like that's been forgotten, or let's pretend that's not happening. And I really, for me, it's just so important to honor that in women again. Yeah. Allora, questo intervento è partito da Laura che diceva: io non so Maya come si faccia a ricordare dei periodi così lunghi di frasi da tradurre, e io che ho detto, devo dire che con gli anni più cresco, più divento grande, più gli insegnamenti di Kati atterrano proprio nel mio grembo, nei miei fianchi, proprio nel mio bacino, che mi posso rilassare in questo, espandendo le mie capacità di contenere energie che magari prima non riuscivo a contenere, magari mi sarebbe presa l'agitazione, non so, e mi sento più capace. E Katy ha detto sicuramente sei anche in comunicazione con la dea, quindi stai anche canalizzando oltre a tradurre, ed è vero, sì, perché mi risuona anche molto questo messaggio. E ho detto che con Katy è sempre stato molto semplice perché io sono abituata a tradurla, quindi abbiamo sempre danzato molto bene in maniera armoniosa. E quando Katy ha detto questa cosa della canalizzazione, ha detto poi anche un altro aspetto importantissimo di MadreMondo è anche il portare la luce su questa capacità che hanno le donne di mettersi in contatto con anime disincarnate e accoglierle, attirarle, accogliere nel proprio corpo e dar loro di nuovo vita. Non c'è altro modo per nascere che questo, per far discendere la propria anima che questo. E questo è un mistero che negli anni è stato liquidato come una cosa da poco, ma è un qualcosa che invece credo sia importantissima, e dobbiamo invece portare la luce su questo. So, last thing, Kathy, any message of encouragement you want to give us all? We are all working, as you know, on your footsteps. Me with the Tempio della Grande Dea in Rome, Laura with her work in the north of Italy, in the Dolomites, and Sara in Turin, and other priestesses in Sardinia, and other priestesses all over the world, indeed. And priests also. But what message do you want to give to each one who is listening tonight? I think to be really encouraged and to know that that there are all these other women and men out in the world who are wanting to do the same thing, who are wanting to honor Goddess again, who are wanting to bring her alive in the world, and that is happening. And we are actually creating this network across the world of Goddess connection, so that we can go from place to place and meet each other and spend time with each other and love each other and care about each other.
and that this is there is nothing, I'd say, there is nothing more important that you can do now than to bring Goddess alive where you are. This is the most important thing you can do in your life now in the world. If you do this, you will change the world. You will make the world a better place. And that is all we have to do. Yeah. And I congratulate everyone who has taken their courage in their hands and has begun. Yay. Ho chiesto a Katy quali consigli pratici dà a tutte le persone che ci stanno ascoltando questa sera. E ho detto, noi stiamo seguendo i suoi passi, io con il Tempio della Grande Dea a Roma, Laura con il suo lavoro nelle Dolomiti, Sara con il Tempio di Torino, le sacerdotesse del Tempio della Sardegna, tante sacerdotesse e sacerdoti in tutta Italia, ma in tutto il mondo, che si stanno dando da fare per portare la Dea e i valori di MadreMondo su questa terra, ognuno con le proprie specificità territoriali e culturali, ovviamente. Però quali sono i consigli che dai, che sto accati alle persone che ci stanno ascoltando questa sera per portare in modo pratico MadreMondo come realtà qui? E lei ha detto di essere coraggiosi e incoraggiarsi reciprocamente a connettersi e a sapere che ci sono persone anche più vicino di quello che pensiamo, vicino a noi o comunque distese su tutto il nostro territorio, con cui possiamo connetterci e che hanno gli stessi nostri valori, lo stesso nostro desiderio, magari ancora non lo sanno, però lo stesso desiderio di portare la Dea e i valori della Dea nel mondo. E è il motivo per cui anche stiamo cercando di metterci in contatto tra di noi, tra tutte le varie parti del mondo, anche perché è bello sapere che possiamo incontrarci dovunque nel nostro territorio e dovunque nel mondo, abbracciarci, scambiarci pareri, scambiarci sostegno, sostenerci reciprocamente. Ed è bello sapere questo, insomma. Mi sono persa qualcosa adesso a proposito di memoria. Laura, aiutami. No, non mi pare proprio. Ho detto tutto. Sì. Ah, ecco, anche un'altra cosa ha detto la Katy, che è fiera di quello che stiamo facendo tutte e tutti noi in tutto il mondo, di prenderci il potere proprio e con coraggio di portare la Dea nel mondo, perché non c'è niente di più importante. Se ogni singola persona si desse come obiettivo del cuore e dell'anima quello di risvegliare la Dea dentro di sé, nel proprio nucleo familiare, nel proprio nucleo territoriale, nel proprio territorio, vivremo in un mondo migliore, in un mondo di pace e sarebbe possibile. Quindi ci dobbiamo occupare tutte e tutti di questo e più lo facciamo e più velocemente, più siamo, più velocemente questo cambiamento accadrà. So thank you for being with us, Katy. Thank you everyone for being with us tonight. I will remind you that this is a project that we've been carrying on with Laura for 3 years now, which is 1,000 Colors of the Feminine, which is a project hosted by Tempio della Grande Dea of Rome, the Goddess Temple of Rome, and that we continue to keep weaving with the aim of spreading the knowledge of different ways of honoring the feminine, which doesn't mean dishonoring the masculine, it just means honoring the feminine and the goddess, and to bring the goddess values into the world. Voglio ringraziare Katy per essere stata qui con noi questa sera, voglio ringraziare tutte e tutti voi e vi ricordo che questo è un progetto Mille Colori del Femminile che ormai portiamo avanti da 3 anni con Laura, con Luisa, prima con Irene, insomma siamo state molto costanti nel tempo ed è un progetto che portiamo avanti proprio con lo scopo di divulgare i valori del matriarcato, delle madri, i valori della Dea nel mondo. If you want to
be updated to the other broadcasts that we will carry on, you can subscribe to the newsletter of Tempio della Grande Dea. Magari chiedo a Laura di scrivere la mail info@tempiodellagrandedea.com sotto nella chat, because we will host many other live streams every month, all surrounding these themes. So you can like the Facebook page of the temple, the Instagram and YouTube page, so you will always be updated, and subscribe to the newsletter. Quindi vi suggerisco di iscrivervi alla newsletter del Tempio della Grande Dea, dalla mail che sta scrivendo Laura, info@tempiodellagrandedea.com, and visit the website of the Tempio della Grande Dea. Come and visit us in person in Rome, and you can like the Facebook page, Instagram page and YouTube page of the temple too. Lo sto ripetendo in inglese, potete piacere la pagina di Facebook, YouTube e Instagram del Tempio della Grande Dea per essere sempre aggiornate e aggiornati su tutte le live che facciamo ogni mese, ogni volta con ospiti che discuteranno i valori della Dea e un modo singolare e particolare di portarlo. And also I want to remind to you all the contacts if you want to be in contact with Kathy. Correct me if I'm wrong, Kathy. One is glastonburygoddesstemple.co.uk. Yeah. Right? And Yes. Our website is there is also a Facebook page. You want to tell it and I translate? So yeah. So the website is glastonburygoddesstemple.co.uk. The Facebook page is Glastonbury Goddess Temple. Everything is you can find your way to everything through that. You can just type in Glastonbury Goddess Temple, and we are there, and we have Instagram and all those things as well. Yeah. But I want to thank you. And you right, Kathy? Pardon? If I'm not wrong, they can join the MotherWorld group, right? Yeah, there is a MotherWorld Facebook page. Yes, and there's pages for everything. Yeah. Pages for everything. Today, sono pagine per tutto. Yes. Yes. But you can find your way. Yeah, through the temple website, you can find your way. And to all our teachings, to Goddess Temple teachings, all those things, because we do a lot of teachings as well. Yeah. Dalla pagina, dal sito internet del Tempio di Glastonbury potete avere accesso a tutte le informazioni, anche ai loro insegnamenti, ai loro programmi di formazione, e anche a più nel dettaglio a comprendere anche, c'è anche il manifesto, trovate di MadreMondo, c'è quello che ho tradotto io. Is there still my translation, Kathy, on MotherWorld on the website? I believe so. I think so. I'm not sure. Someone would need to look. If it's not yours, it's mine, because I think it's the both of us. Yes, Okay. You just have Always us all. Yes. Very good. Yeah. But I just want to say thank you to you, Anche Laura Ganda, for inviting me to be here. I have enjoyed it very much, and Such a pleasure. I send you all love and blessings, and yeah, I wish to see you in person. Yes. I wish to hug you. Yeah. Yeah. Jesus. Yes. I miss you too, Kathy. Yeah. And it was a pleasure and honor to tell you. Yeah, and to your families and to everything. Yeah. Thank you, Kathy. And just a quick reminder, if you want to work on rage and to transform rage, you can visit Laura Ghianda's Instagram page and Facebook page.
Just Laura Ghianda. They can type Laura Ghianda, right? Yeah. So he's Giusto. excellent in transforming raising something constructive. If you want to know more Great. about sacred sexuality, my Flora, just and you find everything, all the website, the Facebook page, Instagram page, YouTube, podcast, whatever. Quindi se volete lavorare sulla rabbia e trasformare la rabbia in qualcosa di positivo e di utile, Laura Ghianda è qui, quindi trovate tutti i suoi canali, lei è dovunque ed è qui, è eccellente per aiutare a trasformare la rabbia che tutte e tutti abbiamo in qualcosa di costruttivo. Se volete sapere di più qualcosa sapere qualcosa di più sulla sessualità sacra e su Afrodite, Maia Vassallo di Florio, e trovate tutti i miei canali. Diamo una buonanotte a tutti e a tutti. Good night, everyone. Thank you again to Kathy. Yeah, thank you. Grazie. Thank you. And I hope to see you soon. Yay! Yeah, me too. Finger crossed. Yeah. Bye. Nighty night. Ecco, è andata, sarà stato. Ciao. Ecco. Noi siamo ancora live, sì. Ciao ciao. Ciao.